Questa ricetta è una ricetta dedicata al coniglio a Carmagnola, ai peperone tipico di Carmagnola, quindi peperone quadrato, dolce, rosso e giallo e pochi elementi aromatici. È una ricetta che prevede l'uso esclusivo del filetto o del lombo di coniglio, e quindi questa preparazione sarà dedicata a questo prodotto. Cominciamo con organizzare i peperoni da accompagnare a questa preparazione. Prendiamo il peperone rosso, andremo a predisporre una crema di peperoni rossi. Andiamo come sempre a eliminare il semi e le parti biancastre che sono all'interno del peperone e che normalmente tendono a indurre un gusto amarognolo, oltre che a modificare poi il colore del peperone stesso. Quindi andiamo a eliminare bene le parti bianche. Come vedete non elimino la pelle, la buccia del peperone, perché non elimino la buccia del peperone perché alla fine andrò a filtrare il tutto e quindi la buccia resterà esattamente all'interno del nostro setaccio. Quindi cominciamo a eliminare il tavolo con questo preparato. Tagliamo a pezzettoni i nostri peperoni. Ricaviamo anche da questa parte, quindi dal peperone giallo, gli elementi che possono essere danneggiatori del gusto. Quindi eliminiamo il bianco, la parte alta del rosso l'ho eliminata un po', come elimino anche questa, perché ha delle tracce non corrette, quindi ammaccature. Tagliamo pezzettoni e aggiungiamo ai rossi. Questo peperone invece lo vado a sbucciare perché mi serve senza buccia. Cerco di ricavare il massimo del peperone pulito, ben sbucciato e molto brillante, e questo ce lo teniamo da parte. L'altra preparazione che vado a predisporre sono gli scalogni. Questi due scalogni li vado a predisporre per la cottura già direttamente. Quindi andrò a posizionarli all'interno di un foglio di alluminio. Mettiamo un po' di sale, aggiungiamo un po' di zucchero, aggiungiamo una piccola parte di aceto di vino rosso, un poco di olio. Vado a sigillare il mio cartoccio come se fosse realmente un cartoccio. Nella parte superiore sicuramente evapora un po' e lo vado a inserire in forno in modo che possa cuocere. Forno a cottura mista. Benissimo. Con i peperoni, il dragoncello e un poco di coriandolo in foglie andremo a predisporre la cottura dei peperoni. Prendiamo una piccola casseruola e andiamo a inserire l'aglio. Questo è abbastanza grande, quindi ne prenderò solo una fetta. A questo punto inserisco
l'olio e comincio a fare stufare l'aglio. Mi porto i peperoni in linea in modo da poterli inserire e le erbe. Intanto che il prodotto si scalda, mettiamo le nostre erbe in un contenitore e andiamo a chiudere. Per il dorso di coniglio applichiamo questa tecnica di infilare uno stuzzicadente per il lungo in modo che il nostro dorso di coniglio rimanga perfettamente rigido come uno spiedino. Vado a eliminare la parte eccedente di stuzzicadente. Una volta rosolato l'aglio aggiungiamo i peperoni li facciamo rosolare un po', li teniamo coperti e li facciamo cuocere senza far prendere colore. Una volta che hanno sviluppato un minimo di profumo andremo a mescolarli bene. Dobbiamo cercare di ottenere una peperonata non colorata in modo che i nostri peperoni siano al massimo. Possiamo già eliminare l'aglio che non ci serve più. Ci predisponiamo un po' di acqua per andare a bagnare i peperoni e per condurne la cottura. Un po' di sale e le erbe aromatiche. Il nostro peperone giallo che ho conservato lo vado a rifilare e vado a ottenere dei rombi più o meno grandi che siano belli da vedere. I nostri scarti di peperone non li buttiamo ma li andiamo ad aggiungere alla cottura. Questi peperoni che abbiamo ricavato come rombi, casseruola, andiamo a farli stufare lentissimamente sul fuoco senza aggiungere altri elementi. Solo il calore di propagazione farà evaporare i succhi e lo porterà a cottura. Abbiamo fatto, tra virgolette, sudare i nostri peperoni, sono rimasti molto gialli e vediamo a che punto siamo con questi. Dovremmo essere a buon punto. Sì. Quindi prendiamo il nostro omogenizzatore e ci predisponiamo a filtrare il nostro preparato di peperoni. Oltre a questo ci serve una piccola casseruola bombata per poter inserire la purea che andiamo a ottenere, un setaccio piccolo, andiamo a eliminare il sacchetto delle erbe. Abbiamo necessità di avere un po' di liquido, come vedete non è completamente asciutto, ha un po' di liquido di vegetazione oltre all'acqua che abbiamo aggiunto noi, quindi andiamo a inserire i nostri peperoni, andiamo a frullare in modo da ottenere una crema sottile. Diamo una controllata, credo che siamo
pronti e andiamo a filtrare il frullato di peperoni. Come vedete, la parte di polpa è necessaria. Potete già vedere qua che ci sono delle piccole particelle rosso intenso che è la buccia dei peperoni, quindi la fermiamo e otteniamo solo un liquido molto fine. Eliminiamo questo prodotto e andiamo dall'altra parte. Portiamo con noi la panna, che è l'elemento necessario a questa ricetta. Una piccola frutta e andiamo a costruire, creiamo una salsa ancora più dolce aggiungendo parte della panna. Bene, lasciamo quindi arrivare ad ebollizione. Nel frattempo cuociamo il nostro dorso, pepe bianco, un poco di sale fino, cuociamo il nostro dorso di coniglio. Ci sta precisamente un pezzo di burro. La cottura che facciamo è una cottura dolce. Avendo eliminato tutte le parti, diciamo, di tessuto connettivo superficiali, evitiamo al coniglio di incartare e quindi, avendo solo ed esclusivamente la polpa, avremo la possibilità di avere una rosolatura molto piacevole. Come sempre partiamo con poco burro e poi, se necessario, ne aggiungiamo ancora per portare a termine la cottura del prodotto. Ci organizziamo con una placchetta con griglia, come sempre, e aspettiamo la fine della preparazione. Come vedete, conduciamo una cottura leggera in modo da mantenere un cuore umido. Non sto cuocendo ad alta temperatura, ma bensì a una temperatura più bassa. Lo stuzzicadente ci permette di mantenere in forma il nostro prodotto senza che questo si accartocci, si arrotoli o prenda delle forme che non sono piacevolissime. Ci organizziamo come sempre per poter tagliare il nostro pezzo di carne. Ci organizziamo anche con il nostro pass e l'altra cosa che facciamo è quella di prendere un piatto e cominciare a organizzare il servizio. Come sempre andiamo a scaldarlo. È importante utilizzare piatti caldi per far sì che rimanga calda la portata al servizio. Giriamo la carne in modo che si possa rosolare bene anche dall'altro lato, quindi rosoliamo anche dall'altro lato. Allora, da qua potete percepire che la densità raggiunta è ottimale, le bolle sono grandi e si forma sulla superficie una piacevole glassa. La carne ha circa 55 gradi di cottura, la portiamo vicino ai 60 e poi la lasciamo riposare un attimo. Mantenere una certa quantità di grasso sulla superficie del prodotto in cottura permette di proteggerlo da un'eccessiva disidratazione. Lasciamo riposare un attimo, prendiamo il nostro piatto. L'abbiamo preso con un bordo rosso in modo che richiami la preparazione
all'interno. Rigeneriamo un attimo i peperoni in modo che anche loro siano sufficientemente caldi e che siano ben gialli come abbiamo fatto. Li andiamo a sporcare in questo momento con un po' di olio in modo da renderli più colorati. Non devono friggere, ma devono solo riscaldarsi e prendere lucentezza. Pezzo piccolo riposa poco, pezzo grande riposa molto. Vado a eliminare il pezzo di legno all'interno e vado a tagliare la carne sottile per il lungo, come se fosse un dorso di selvaggina. La prima fetta la eliminiamo e manteniamo solo le fette più belle. Andiamo a disporre sovrapposte. Questa disposizione sarà quella che manterrà nel piatto. Quindi a questo punto dobbiamo solo inserire la salsa vado a disporre la carne e di conseguenza i peperoni. E a questo punto aggiungiamo un gomitolo verde che andiamo a creare o con erbe o con germogli. Benissimo, il piatto si guarda da questo senso. Coniglio in carmagnola e i peperoni.